A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store e innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire la scheda elettronica ad un folletto 130-131. Allora, la scheda elettronica in questo folletto si trova in questa parte interna e in pratica fa da ponte tra il manico e poi tutto il resto della parte elettrica, quindi i motori, i vari accessori, eccetera. Allora, perché si cambia? Si cambia perché normalmente quando state utilizzando la macchina le marce possono non combaciare più con le velocità del motore, oppure in tal caso, cioè nel caso in cui avete sostituito il cavo e vedete comunque non funziona, allora le due cause potrebbero essere il motore o la scheda elettronica. La scheda elettronica si può bruciare mentre il motore è soggetto a usura, quindi anche lui si può bruciare. Vedremo in questo caso come verificare se la scheda è sana o meno. Allora, dobbiamo innanzitutto iniziare a smontare la macchina, quindi togliamo il collarino. Nel nostro caso c'è un piccolo collarino che fa da rinforzo. Premiamo il tasto, il pulsante e sfiliamo anche il manico. Ora agganciamo anche la spazzola. Con un piccolo giravite a taglio andiamo su questo perno, su questo piccolo pulsantino bianco e spingiamolo verso la parte superiore della macchina. Una volta che si sarà sganciato potete tirare piano piano il condotto di aspirazione, ruotarlo leggermente e poi alzarlo. Ci sono questi due perni che fanno da fermo, quindi è importante fare questo movimento per sganciarlo. Ora togliamo lo sportello, togliamo il filtro EPA, prendiamo giravite Torx T10. Nel nostro caso abbiamo un trapano avvitatore con un inserto apposito, sempre Torx T10. Sia l'inserto sia il giravite comunque li trovate sul nostro store. Ora andiamo a svitare tutte e 6 le viti. Togliamo le viti superflue, altrimenti ci renderanno scomoda la riparazione. Ora premiamo il tasto in basso e tiriamo la calotta verso l'alto. Arrivati a questa posizione, la calotta va sfilata verso il manico, mettiamola da parte, togliamo anche la griglia, ok, togliamo la slitta, togliamo il condotto. Ora girate la macchina e togliete anche il posteriore. Nel frattempo recuperiamo le viti. Ora tirate via il gommino dal motore. Ora prendete in maniera salda sia il gommino sia i due cavetti. Fate un po' di gioco e tirate tutta la morsettiera. Sfilate la morsettiera. Allora, qui potreste utilizzare dei giraviti. Ormai noi per comodità facciamo direttamente con le dita, quindi prendiamo con 3 dita, tiriamo verso l'alto questi 3 fermi e sganciato il motore basta fare un po' di forza e tutti e 5 i perni posteriori del motore vengono via da soli. Ora, arrivati a questo punto, togliamo la guarnizione, prendiamo qui il cavo con 2 dita e tiriamola verso il basso. Si sfilerà da sola sia la scheda elettronica, il gommino e il fermo. Allora, la scheda elettronica.
Allora, nel caso in cui le velocità non funzionano, non ci sono segni di usura sulla scheda elettronica. Nel caso in cui invece la scheda non dovesse funzionare, è sicuramente bruciata in qualche punto e ve ne accorgerete perché troverete dei punti di bruciatura sulle varie saldature, normalmente sulla parte alta. Allora, per smontare la scheda elettronica si preme su questa morsettiera, quindi c'è questo piccolo perno, e si sfila. Allora, adesso stiamo guardando la scheda elettronica con il cablaggio standard del folletto. C'è una variante in cui la scheda elettronica ha una piccola morsettiera qui sul basso e poi si connette sulla parte superiore. Sappiate che la scheda di quel genere non esiste più, quindi se doveste trovare, prima di acquistare la scheda elettronica, vi consiglio di smontare il tutto, controllare la vostra scheda. Nel caso in cui sia quella variante, sappiate che purtroppo non c'è la possibilità di sostituirla perché non esiste ricambio. Ora mettiamo da parte la nostra scheda elettronica, prendiamo la nuova, la sostituiremo con una versione compatibile perché la versione originale ormai non esiste più. Questa è la scheda nuova. Allora, possiamo ripartire. Per prima cosa montiamo la morsettiera. Prendiamo la scheda e la andiamo a infilare nella parte interna del folletto, dello scheletro. Dovrà inserirsi perché ci sono all'interno, giù in fondo, ci sono 4 connettori. Quindi quando inserite la scheda elettronica dovete fare un po' di gioco affinché si connetta il tutto. E la posizione giusta per questa, diciamo, piccola linguetta in ferro deve essere questa, quindi deve essere inserita, ci deve essere all'incirca mezzo centimetro dal bordo del condotto. Ora, in questa posizione, quindi c'è questo incavo qui all'interno in cui dovrà trovarsi alloggiato il cavo. Lo andiamo subito a fermare con l'apposito fermo. Non dimenticate la guarnizione, senza questa guarnizione la macchina non aspirerà bene, quindi non rimandate e montatela subito. Montate anche la guarnizione esterna. Ora è il momento di rimontare il motore. Inserite prima la slitta qui in basso, anzi guarda, per farvi vedere meglio tagliamo momentaneamente questo coperchio. Allora, questa piccola slitta seguirà questo perno, quindi è il primo passaggio. Poi inserite il motore affinché combacino tutti quanti fermi, sia sul frontale e sia sul posteriore. Ora, morsettiera. Rinfiliamo la morsettiera all'interno del motore. Vi ricordo che c'è un passo obbligato, quindi non c'è la possibilità di sbagliare. Qui sopra c'è un piccolo perno, anzi ritiriamo fuori così vedete. Questo piccolo perno dovete spingerlo con il dito, quindi una volta che avete inserito il tutto, vi faccio vedere. Allora inserite prima il connettore, fate leva su questo perno in plastica direttamente con la guarnizione e spingete il più possibile. Ora rialloggiamo anche la guarnizione e possiamo proseguire. Riprendiamo il nostro scheletro posteriore. Ora, prima di rialloggiare il tutto, non dimenticate, se avete tolto il coperchio, di reinserirlo. Dovrà seguire tutto quanto il profilo, la calotta posteriore. Ora passiamo al condotto. Se il cablaggio è andato fuori sede, questa è la posizione giusta del cablaggio. Quindi qua passerà all'interno e qua passerà all'esterno del perno. Rialloggiate il condotto di aspirazione, alloggiate per bene il cavo dovrà passare nella parte interna e poi lungo l'apposito alloggio. Prendete la slitta, questo è il ricambio che ci chiedete di continuo come si monta.
guardate, farà semplicemente da copertura al cavo, in più farà da slitta anche al filtro EPA. Non è essenziale, però se lo rimettete è meglio. Quindi inserite prima sulla parte bassa del motore. Questa è la posizione corretta. Possiamo proseguire. Passiamo quindi alla calotta frontale. Rialloggiamo il pulsante. Il cavo va rialloggiato qui all'interno. Ora per rimontarla con un dito tenete il pulsante e con un altro dito tenete fermo il cavo, così quando lo state rimontando diciamo non scappa. Ora girate la calotta, montiamo prima la parte superiore dove c'è il collarino, poi richiudete il tutto, controllate che questo piccolo cavetto diciamo fatto in cotone non sia andato all'interno diciamo da altre parti, deve scorrere lungo la parte esterna della calotta. A questo punto possiamo rifare l'appello a tutte quante le viti e alloggiarle. Andiamo con un trapano avvitatore, nel caso voi a casa anche con un giravite. Se utilizzate il trapano avvitatore vi ricordo di utilizzare la funzione avvitatore e non trapano e una frizione anche bassa. Riavvitiamo il tutto. Riavvitiamo, continuiamo. Ok, fatto questo, non dimentichiamo la griglia laterale. Monteremo prima il perno superiore, poi tutti quanti i perni lungo il lato posteriore e poi su quello frontale. Facciamo scattare anche il perno. Fatto questo, continuiamo con il filtro EPA, lo sportello e poi il condotto di aspirazione. Vi ricordo ci sono questi 4 perni, quindi andranno inseriti prima i 4 perni, poi facendo ruotare il tutto andate sulla parte bassa e agganciate anche l'ultimo fermo. Basterà fare un po' di forza, nel caso potete dare anche una botta secca e abbiamo fatto. Adesso c'è il condotto originale, quindi qui diciamo è andato pari. Nel caso in cui avete un condotto di aspirazione, cioè tutta questa parte qui compatibile, qui potrebbe rimanere leggermente aperto, non è un problema. Se avete fatto diciamo la procedura che vi ho fatto vedere, basterà dare un colpo secco qui sul lato e si salderà precisamente. Ora rimontiamo la spazzola, rimontiamo anche il manico. Noi in questo caso quando facciamo le riparazioni mettiamo sempre questo collarino. Il collarino serve da rinforzo sulla parte superiore della macchina, che è la parte diciamo che prima di tutti si rompe. Lo potete trovare comunque sul nostro store. Fatto questo, abbiamo visto sia come riconoscere una scheda elettronica difettosa, sia come sostituirla, e se avete seguito tutti quanti i passaggi non dovreste avere problemi. È un po' noioso, è un po' lungo, però non c'è nulla di difficile e particolarmente tecnico. Fatto questo, avete sostituito la scheda elettronica con una versione compatibile a un folletto 130-131. Nel caso in cui doveste incontrare difficoltà, potete venire sul nostro store e contattarci. Nel caso trovate la scheda elettronica compatibile per folletti 130-131 sul nostro store www.brstore.com con il codice K0310.